Il 99% delle volte le persone non accettano le critiche, per quanti errori possano commettere. Scopri il modo più efficace di interagire con gli altri. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video e ricordati di lasciarmi un like. Lo avrai ovviamente notato negli altri, ma se sei sincero anche in te stesso. La critica è del tutto inutile, perché pone le persone sulla difensiva e le induce a cercare delle giustificazioni talvolta veramente molto fantasiose. È pericolosa perché ferisce l'orgoglio, le fa sentire impotenti e suscita risentimento. Non sono solo gli animali ad imparare meglio e più velocemente se vengono ricompensati quando compiono qualcosa di giusto, piuttosto che essere puniti se fanno qualcosa di sbagliato. Ma anche gli esseri umani. Eppure tendiamo a dimenticarcelo. Te ne avevo già accennato in questo video, dopo vai a guardarlo. Il risentimento per le critiche può demoralizzare, senza far migliorare in alcun modo. Ciò nonostante, noi esseri umani siamo sempre pronti a criticare aspramente gli altri, senza riuscire ad accettare le critiche che ci riguardano. Commettiamo tutti lo stesso errore e vi rimaniamo impantanati. Una curiosità. 2 dei motti prediletti da Lincoln erano: non giudicare per non essere giudicato e non criticateli perché noi al loro posto faremmo altrettanto. Imparò infatti presto a proprie spese che le critiche feroci e le recriminazioni non servono proprio a nulla, anche se ci viene così spontaneo cadirci. Come ti ho già ripetuto spesso in molti video, l'essere umano è molto più emotivo che razionale. È un dato di fatto che non devi mai dimenticare. Questo se vuoi imparare ad interagire meglio con gli altri e rendere la tua comunicazione più efficace. Se davvero desideri diventare più carismatico, e se segui il mio canale di sicuro lo vuoi, tieni ben presente l'emotività. Trattando con la gente, ricordati che hai a che fare con delle creature che sono governate non dalla logica, ma dalle passioni, piene di pregiudizi che non vogliono ammettere, e mosse dall'orgoglio e dalla vanità. Non un bel quadretto, ma di sicuro realistico. Tutti siamo capaci di criticare e condannare, ma sono necessari una grande personalità e un forte autocontrollo per comprendere e perdonare. Una curiosità. Sempre l'immenso Lincoln disse che un grande uomo mostra la propria grandezza dal modo in cui tratta gli altri. Anziché ergerti a detentore della verità assoluta e condannare ciò che fanno gli altri, cerca di capire perché si comportano in un certo modo e perché compiono determinate azioni. Scoprire le motivazioni senza criticare in modo precipitoso ti chiarirà le loro azioni. Ti svelerò qual è il bisogno più profondo e sentito dalla natura umana. Vediamo se lo indovini. Clicca su pausa e scrivimelo nei commenti. È il desiderio di essere importanti. Lo hai indovinato? Le persone hanno una vera e propria smania di cercare spasmodicamente l'apprezzamento altrui. È una fame insaziabile. E chi riesce a soddisfare onestamente questo bisogno avrà letteralmente le persone in pugno. Se i nostri antenati non fossero stati spinti dalla stessa molla, la civiltà non si sarebbe evoluta così tanto. Invece è sempre stato uno dei bisogni più radicati. Così siamo progrediti non solo per necessità, ma anche per ricevere gratificanti riscontri. Ognuno di noi ha la necessità di sentirsi importante in modo diverso. Dipende dal proprio vissuto, dalle inclinazioni, dalle aspirazioni, dalle preferenze, dalla rete sociale, da una miriade di variabili. Ma tutti perseguiamo questo medesimo obiettivo. Dimmi come soddisfi il tuo desiderio di importanza e ti dirò chi sei. È questo che determina il carattere. Scrivimi nei commenti come lo soddisfi. Se riesci a riconoscere i meriti altrui, se individui pregi, se li incoraggi a progredire, se li incentivi e li lodi sinceramente, non solo migliorerai le tue relazioni, ma riuscirai ad ottenere molto di più dalle persone piuttosto che criticandole e mortificandole. Si apriranno con te e saranno disponibili nei tuoi confronti. Impara l'arte sottile dei complimenti sinceri. Dopo vai a guardare la playlist dedicata all'argomento. Scoprirai tantissimi utili consigli da mettere subito in pratica. Lo spassionato apprezzamento dei successi altrui fu uno dei segreti di Rockefeller e guarda sin dove arrivò. La critica fa male non solo agli altri, ma anche a te stesso.
Quindi, anche se fosse solo per questo motivo egoistico, evitala. Il sincero apprezzamento nei confronti di una persona può essere linfa vitale per la sua autostima e rimanere nei suoi ricordi per sempre, oltre ad aiutarla a progredire. Ma non confondere mai fra apprezzamento e adulazione, perché l'apprezzamento è sincero, sentito ed è utile. L'adulazione è falsa e dannosa. Troverai sempre qualche motivo valido per rivolgere degli apprezzamenti sinceri agli altri. Devi solo imparare ad osservarli con attenzione per scoprire i loro lati positivi. Una curiosità! Emerson diceva: tutte le persone che conosco sono più brave di me in qualcosa e in quel campo imparo da loro. Ecco, tieni sempre presente questa frase illuminante per il tuo futuro. Cambierà completamente la tua percezione nei confronti degli altri e della vita. Migliorerai tu e gratificherai le altre persone permettendo loro di progredire a loro volta. Un circolo virtuoso senza fine che ti consentirà di sviluppare il tuo carisma. Adamas, diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.